Bentornati nel mio canale con questo nuovo tutorial. Vi presento il top Marisol, realizzato con 240 grammi del filato multicolor filo di Scozia 3 sfere. Giù nel box informazioni vi lascio tutti i link e l'uncinetto del 3. Per quanto riguarda la lavorazione, è una lavorazione molto semplice. Sono partita da 2 pannelli con il punto onde e punto chevron e poi ho unito il tutto cucendo al centro perché la scollatura era molto abbondante e sotto lo scalfo, però poi non ho lasciato molto, non ho cucito molto, mi piaceva questo effetto della manica, quindi molto particolare e molto bello. Poi ho lavorato delle semplici maglie alte per finire tutto il top e sono all'incirca dalla spallina fino dove ho terminato la lavorazione 45 cm circa, e poi come vedete ha un taglio anche a stile impero. Sotto il seno ho lavorato un cordino e ho messo delle perline per rendere il capo molto più particolare. Come vedete potete andare avanti con la lavorazione, farlo a vestito, e io lo voglio indossare sui pantaloni e sui jeans nelle sere d'estate perché ha una particolarità sia nella lavorazione che nel filato. Detto ciò, vi lascio al tutorial dove vi spiego tutto passo passo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e ci vediamo a presto con altri video tutorial. Per questo progetto sto usando il filo di Scozia della 3 sfere e il multicolor nella versione giallo sfumato dal giallo scuro, dal bianco e giallo chiaro. Per quanto riguarda i gomitoli, sono gomitoli da 80 grammi e il filo è lungo 225 metri, quindi ha una buona resa. L'uncinetto indicato è 1,75 il 2, però si può lavorare benissimo anche con il 3. Io lo sto lavorando con il 3. Questo filato lo trovate sullo shop delle 3 sfere, che vi lascio il link sotto. Adesso iniziamo con il nostro progetto. La lavorazione che andremo a fare oggi ci servono 2 pannelli. Quindi per quanto riguarda il pannello dobbiamo prendere la misura che va da sotto il seno, quindi va sotto il seno, poi deve girare intorno alla spalla e questo è il dietro, perché poi noi una volta che pieghiamo il nostro pannello ci troviamo davanti e dietro. Questa è la parte del seno, questa è la parte della spalla, quindi qui abbiamo la manica e poi questa scende dietro la spalla. Quindi dobbiamo prendete la misura che va dal seno all'altra parte della spalla del dietro. Il mio pannello misura 22 di larghezza e lunghezza 55 cm circa. Il multiplo che dobbiamo lavorare è un multiplo di 12 più 1 e sto facendo il punto onde o il punto pavone, come preferite chiamarlo. Quindi una volta che noi giriamo, pieghiamo a metà, ci ritroviamo questa parte del davanti, quindi la scollatura che poi cuciremo, o se vi piace scollato, poi vedremo come andremo avanti con la lavorazione, e qui invece è lo scalfo della manica. Adesso possiamo iniziare il nostro progetto. Per quanto riguarda le catenelle di avvio, per la mia taglia, che è una taglia M, ho avviato 108 catenelle. Queste 108 catenelle corrispondono, come ho detto prima, a 44-45 cm. Quindi con l'uncinetto faccio la prima catenella, una seconda catenella, una terza catenella e vado avanti fino a farne 108. Se voi volete il pannello che scende più sotto al seno, calcolate sempre 12 catenelle in più, 12 più 1, perché il multiplo è di 12. Quindi a 108 aggiungete 12. Se lo volete ancora più lungo, aggiungete altre 12. Quindi andiamo avanti con le mie 108 catenelle. Avviate le mie 108 catenelle, adesso aggiungo una catenella per voltare e 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2 e 3. Adesso salto 1, 2, 3 nella quarta catenella, lavoro una maglia alta,
quindi iniziamo e terminiamo il giro con 2 maglie alte prese nello stesso punto. Vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta, a fianco una terza maglia alta, a fianco quarta maglia alta e a fianco una quinta maglia alta. Adesso devo saltare 2 catenelle di base, 1 e 2, e nella terza lavoro la prima delle 5 maglie alte, quindi 1, vado a fianco 2, a fianco 3, vado a fianco 4 e a fianco 5. Adesso devo lavorare 2 catenelle, 1 e 2. Salto, cioè vado a fianco, quindi nella catenella a fianco, e lavoro una maglia alta, a fianco una seconda maglia alta, a fianco una terza maglia alta, a fianco quarta maglia alta e a fianco quinta maglia alta. Praticamente la lavorazione che noi dobbiamo fare sono sempre 5 maglie alte, saltare 2 catenelle di base, nella terza iniziamo a lavorare il gruppo di 5 maglie alte. Questo per far venire la punta verso il basso, quindi abbiamo saltato le 2 catenelle e abbiamo lavorato le 5 maglie alte. Poi facciamo 2 catenelle e nella catenella a fianco lavoriamo la prima delle 5 maglie alte, quindi lavoriamo sempre 5 maglie alte in linea. E quindi, come vedete, si vede la linea, la riga che va giù e poi sale su, l'onda. Adesso a questo punto dobbiamo saltare 2 catenelle di base, quindi salto 1 e 2, nella terza lavoro la prima maglia alta, a fianco una seconda maglia alta, a fianco una terza maglia alta, vado a fianco quarta maglia alta e a fianco quinta maglia alta. Abbiamo ricreato di nuovo la punta che va verso il basso. Adesso devo lavorare 2 catenelle, 1 e 2. Vado a fianco, nella catenella a fianco, e lavoro la prima delle 5 maglie alte. Queste 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso salto 2 catenelle di base, 1 e 2, vado nella terza e lavoro di nuovo 5 maglie alte. 2, 3, 4 e 5. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, vado nella catenella a fianco e di nuovo lavoro 5 maglie alte in ogni catenella sottostante. Quindi questa è la seconda, una terza, una quarta e una quinta. Andate avanti e ci vediamo al termine del nostro lavoro. Ho lavorato le ultime 5 maglie alte e, come ho detto prima, quando facciamo l'ultima maglia alta rientriamo nello stesso punto e lavoriamo una seconda maglia alta. Questo perché alla fine il nostro bordo ci viene diritto, come vedete qui, altrimenti viene troppo spostato verso l'interno. Una volta che abbiamo finito il primo giro, dobbiamo ripetere sempre questo giro, quindi il punto non cambia. Giriamo il lavoro, facciamo 3 catenelle che è la nostra prima maglia alta, 1, 2 e 3. Rientriamo nello stesso punto e contiamo una maglia alta. Vado a fianco, una seconda maglia alta, vado a fianco una terza maglia alta, a fianco una quarta maglia alta e a fianco l'ultima maglia alta, quindi dobbiamo lavorare sempre 5 maglie alte. Saltiamo questa maglia
sottostante, maglia alta di base, anche questa vado a fianco ancora e lavoro la prima maglia alta, una seconda maglia alta, una terza maglia alta, una quarta maglia alta e all'interno della catenella una maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro nello stesso punto e lavoro la prima maglia alta. Vado a fianco una seconda maglia alta, a fianco una terza maglia alta, a fianco quarta maglia alta e a fianco quinta maglia alta. Come vedete, inizia a vedere la curva che va verso il basso e la curva che sale. Adesso dobbiamo saltare questa maglia di base, anche questa, vado sulla seconda e lavoro la prima maglia alta, una seconda maglia alta, una terza maglia alta e quarta maglia alta. All'interno delle catenelle lavoro maglia alta, 2 catenelle e rientro nello stesso punto e lavoro la prima maglia alta. Vado a fianco una seconda maglia alta, a fianco una terza maglia alta e a fianco lavoro la quarta e l'ultima maglia alta. Salto 1 e 2, sulla terza inizio a lavorare di nuovo la prima maglia alta. Quindi proseguite questa sequenza fino a terminare il vostro giro. È molto semplice perché sotto abbiamo già le maglie alte, quindi dobbiamo seguire il lavoro come va. Ci vediamo al termine del giro. Sono arrivata al termine del giro e ho lavorato 1, 2, 3 e 4 maglie alte. Devo lavorare l'ultima maglia alta, che è la quinta, quindi sull'ultima maglia alta lavoro la prima maglia alta, rientro nello stesso punto e lavoro una seconda maglia alta. Praticamente all'inizio ci troveremo con 6 maglie alte e anche alla fine ci troveremo con 6 maglie alte. Adesso giro il lavoro, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, 1, 2 e 3. Rientro nello stesso punto e lavoro una maglia alta. Vado a fianco e lavoro un'altra maglia alta. A fianco una maglia alta. Vado a fianco una maglia alta e adesso lavoro l'ultima maglia alta. Salto questa maglia di base, anche la seconda, vado sulla terza maglia alta e lavoro la prima maglia alta. Vado a fianco una seconda maglia alta, a fianco una terza maglia alta e a fianco una quarta maglia alta e nelle catenelle lavoro la quinta maglia alta. 2 catenelle, rientro nello stesso punto e lavoro la prima maglia alta, a fianco una seconda maglia alta, a fianco una terza maglia alta, vado a fianco una quarta maglia alta e a fianco una quinta maglia alta. Quindi ho finito anche queste 5 maglie alte. Salto una, vado a fianco, salto anche quella a fianco, vado sulla terza maglia alta e inizio a lavorare di nuovo le 5 maglie alte. E andiamo avanti in questo modo, nel mio caso fino a raggiungere 22 centimetri. Quindi una lavorazione molto semplice. Nelle catenelle lavoro una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Quindi dobbiamo lavorare 2 pannelli allo stesso modo. Dobbiamo continuare la lavorazione fino ad arrivare a 22 centimetri. Se voi invece volete la spallina più scesa, andate avanti fino a 24-25 centimetri. Per me 22 centimetri vanno bene. Proseguite la lavorazione in questo modo fino ai vostri centimetri. Ecco i miei 2 pannelli. Questo è il davanti e questo è il dietro, quindi il pannello l'ho ripiegato su se stesso. Per quanto riguarda la larghezza sono 44 centimetri, quindi 22
un pannello e 22 l'altro, e la stessa cosa anche 22 il dietro e 22 anche l'altro del dietro. Quindi per quanto riguarda la mia circonferenza è giusta. Se invece voi siete andati avanti con la lavorazione e non vi trovate con la circonferenza del torace, basta, quando dobbiamo unire il davanti con il dietro, quindi tutta la fascia del davanti con il dietro, aggiungere delle catenelle laterali. Però adesso vi faccio vedere come unire i nostri pannelli. Prima di costruirmi il busto con le maglie alte, quindi pareggiare anche tutto il bordo inferiore, ho fatto delle piccole cuciture. Questo perché la scollatura mi risultava molto scollata e ho cucito per 6 cm. Se casomai invece voi volete andare avanti con la cucitura, basta unire in questo modo e prendere il lembo più esterno e il lembo più interno dall'altro pannello. E poi ho cucito anche sotto lo scalfo, però qui 5 cm, perché lo scalfo mi risulta di 22 cm, quindi per la mia taglia è una scollatura di scalfo molto abbondante. Quindi se voi volete farlo più accollato, basta cucire un po' di più, perché lo scalfo diciamo che va intorno ai 18-19 cm per quanto riguarda la mia taglia. Una volta fatto questo, adesso misurate la vostra circonferenza. Se vi trovate bene, continuate in questo modo. Invece, se casomai vi risulta un po' stretto, mentre lavoriamo le maglie alte potete fare degli aumenti. Quindi in una maglia alta potete lavorare 2 maglie alte o 3 maglie alte, oppure aumentare di uncinetto. Poi sta a voi decidere. Adesso qui a questo punto, dove ho fatto la cucitura, entro con l'uncinetto, faccio un piccolo cappietto e lavoro le maglie alte mantenendo la mia circonferenza del torace. Quindi mi alzo con 3 catenelle, vado all'interno della maglia alta e lavoro una maglia alta, vado a fianco e lavoro una maglia alta. Quindi devo lavorare tutto la mia parte inferiore, diciamo, per costruire il torace con maglie alte. Dobbiamo proseguire come vanno le maglie alte. Ci vediamo dove abbiamo la cucitura della scollatura. Mi ritrovo dove ho la cucitura della scollatura, quindi qui devo fare 2 maglie alte chiuse insieme per fare una diminuzione, altrimenti viene troppo largo. Quindi entro nella maglia alta sottostante e lavoro una maglia alta chiusa a metà, filo sull'uncinetto, vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta chiusa a metà e chiudo tutte insieme, e continuo così fino ad arrivare dall'altra parte dello scalfo. Dall'altra parte dello scalfo invece non faccio questa riduzione, ma lavoro maglie alte su maglie alte. Però andate avanti e ve lo faccio vedere. Qui ho lo scalfo della manica e, come ho detto prima, lavoro le maglie alte così come si presentano, quindi non faccio diminuzioni. Vado a fianco e lavoro un'altra maglia alta, vado a fianco e lavoro una maglia alta. Invece quando arrivo dove ho la scollatura, lì faccio 2 maglie alte chiuse insieme, quindi faccio una diminuzione. Proseguite questo fino ad arrivare dove abbiamo iniziato la nostra lavorazione. Chiudiamo con una maglia bassissima. Comunque andate avanti e vi faccio rivedere. Mi ritrovo di nuovo dove ho la scollatura e quindi lavoro una maglia alta chiusa a metà, prendo il filo, vado a fianco, una maglia alta chiusa a metà. Adesso chiudo tutte insieme e lavoro maglie alte.
ho terminato il primo giro ed ecco come si presenta la nostra lavorazione una volta che abbiamo unito i due pannelli. E come ho detto prima, ho chiuso con una maglia bassissima sulla terza catenella. Quindi adesso io vado avanti con la lavorazione con le maglie alte. Qui dove abbiamo fatto la diminuzione sotto alla scollatura, qui lavoriamo una maglia alta, quindi lavoriamo maglie alte così come si presentano e a questo punto ci risulta una maglia alta. Invece per quanto riguarda lo scalfo lavoriamo le maglie come si presentano. Quindi iniziamo un altro giro. Voi misurate sempre, rendetevi conto se con gli aumenti che avete fatto vanno bene oppure fate un altro giro dove dovete inserire altri aumenti e aumentate anche il numero di uncinetto. Nel mio caso non devo fare né aumenti né aumentare il numero di uncinetto. Adesso lavoro maglie alte così come si presentano. Dove ho la scollatura, invece, dove abbiamo fatto la diminuzione, ne lavoriamo una. Proseguite questa lavorazione fino ai centimetri che voi volete. Io vi dico poi alla fine quanti centimetri ho fatto e continuo la lavorazione con le maglie alte, non cambio il punto. Quindi ci vediamo al termine di tutto il nostro lavoro. Sono andata avanti con la lavorazione e per quanto riguarda il top misura dalla spallina fino alla fascia che ho lavorato di maglie alte 45 cm. Solo la fascia di maglie alte misura 15 cm. Se voi invece volete andare avanti, lo volete più lungo e farlo a vestito, potete andare avanti tranquillamente. Allungate la fascia fino ai centimetri che voi volete e se lo volete più largo potete inserire degli aumenti, quindi poi misurate la vostra circonferenza e vedete quanti aumenti dovete inserire. Io l'ho voluto corto perché la mia intenzione è di usarlo sui pantaloni eleganti. Poi ho inserito questa fascia che ho fatto 200 catenelle, che è la mia circonferenza più qualche catenella in più per poter farlo venire a annodare, per annodarlo, quindi dare questo movimento e poi ho inserito queste pietre, queste perle, giusto per far venire dare un tocco di eleganza. Questa fascia va proprio sotto il seno, quindi ha anche stile impero. Una volta che avete finito è pronto per essere indossato. Detto ciò, il mio tutorial finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e a un gruppo Facebook che si chiama Le Creazioni di Carola e le Amiche di Uncinetto. Potete farne parte, è un gruppo libero. Buona vita!